In un futuro distopico, l'Europa è in ginocchio. Una crisi senza precedenti ha trasformato i governi in regimi totalitari che per gestire la scarsità di risorse hanno scelto la soluzione più atroce, lo sterminio sistematico. Anziani, donne incinte e bambini sono le prime vittime di questa soluzione demografica. L'unica speranza di salvezza sono le nazioni di Irlanda, Islanda e Norvegia, che resistono alla barbarie opponendosi al massacro. Tra le migliaia di persone in fuga ci sono Nico e sua moglie Mia, che è in attesa di una bambina. Una notte la coppia si dirige al porto pronta a scappare dalla Spagna. Il trafficante di persone chiede più soldi del previsto e non avendo abbastanza denaro sono costretti a pagare la differenza con le loro fedi. I due vengono quindi fatti entrare all'interno di un container insieme ad altri profughi. Mia è preoccupata perché è da un po' che non sente la bambina muoversi, ma Nico la tranquillizza indicandole un punto in cui sa che lei scalcia sempre. Subito dopo le porge una barretta di cioccolato che aveva messo da parte per festeggiare una volta arrivati in Irlanda. Dopo alcune ore di viaggio, il camion che li sta trasportando si ferma per caricare altre persone. Il container diventa troppo affollato e il trafficante decide di dividere il gruppo in due. Nella confusione, Nico viene gettato fuori e fatto montare insieme all'altro gruppo. Mia usa immediatamente il telefono per contattarlo e il marito le dice di non preoccuparsi perché stanno andando nella stessa direzione e presto saranno di nuovo insieme. Durante il viaggio la donna guarda fuori attraverso un buco, vedendo episodi di violenza ovunque. I soldati uccidono i rivoltosi senza pietà e le donne vengono portate via in delle gabbie come se fossero bestiame. Raggiunto un posto di blocco, si nascondono in una sezione nascosta del container. L'autista presenta i documenti per dimostrare che il carico è in regola, ma i soldati aprono comunque il container per controllare. A prima vista non si accorgono di nulla, ma il comandante, sospettoso, manda dentro uno dei suoi uomini. Chiedendogli di andare il più in fondo possibile, gli dice di sparare su un lato del container. Fatto il foro, il comandante capisce subito che c'è uno scompartimento nascosto e dopo essere entrato dentro con un gruppo di soldati, ordina a chiunque si stia nascondendo di uscire. Temendo il peggio, Mia si arrampica su alcune casse poco prima che una ragazza apra la finta parete. Il comandante la uccide immediatamente e subito dopo ordina ai soldati di uccidere tutti gli altri. Dalla strage si salvano una bambina e un cane, ma mentre il cane viene lasciato andare, non viene mostrata alcuna pietà per la bambina. Non appena i soldati si ritirano, Mia manda un vocale al marito dicendogli di nascondersi. Poche ore dopo il camion raggiunge il porto e il container viene spostato per essere imbarcato su una nave. Mia prova a chiamare Nico, ma non ricevendo risposta gli manda un messaggio per avvisarlo che la nave sta salpando. Poco dopo si rannicchia in un angolo e usando la giacca del marito come cuscino prova a dormire un po'. Quando si risveglia il container è completamente instabile e attraverso i fori lasciati dai proiettili capisce che è in corso una tempesta che sta mettendo in seria difficoltà la nave. Mia prova a chiamare aiuto ma nessuno riesce a sentirla. Qualche istante dopo il suo container si rovescia e colpendo violentemente la testa la donna perde i sensi. Quando si risveglia nota che è entrata molta acqua e guardando fuori realizza che la nave è affondata del tutto e ora sta galleggiando all'interno del container in mare aperto. Presa dal panico, prova nuovamente a chiamare Nico. Nella caduta, però, lo schermo del telefono si è rotto e non riesce in nessun modo a sbloccarlo. Frugando nella borsa, trova un altro telefono, ma non riesce ad usarlo in quanto è bloccato da una password che non conosce. Nel frattempo, l'acqua sta continuando a salire e Mia inizia ad aprire alcune casse in cerca di qualcosa per tappare i fori. Tra le varie cose trova dei contenitori di plastica, televisori, alcolici, auricolari e un carico di felpe con cappuccio. Recuperato del nastro adesivo, copre i fori più bassi per rallentare l'ingresso dell'acqua. Ad un tratto sente delle urla e guardando fuori riconosce il container su cui era salito il marito. Disperata inizia a urlare il nome di Nico e dopo aver messo la sua SIM nel telefono funzionante prova inutilmente a chiamarlo. Quando guarda di nuovo fuori il container è affondato del tutto. Calato il buio, in preda alla disperazione, afferra il coltello e contempla di togliersi la vita. Tuttavia, sentendo la bambina muoversi, cambia idea e poco dopo si distende per provare a dormire. Quando si risveglia, nota che il container ha imbarcato altra acqua e controllando i fori vede che il nastro adesivo si è staccato. Poco dopo riesce ad aprire anche l'ultima cassa, ma trova solo altri contenitori di plastica. Questa volta però ha un'idea e utilizza le guarnizioni dei coperchi per tappare i fori in modo più efficiente. Recuperato un tubo da un'altra cassa, poi lo infila in un foro facendo uscire l'acqua servendosi dei contenitori. Successivamente sistema due casse contro la parete in modo da avere un posto dove sdraiarsi e utilizza altro nastro adesivo per tenere sotto controllo i giorni e il livello dell'acqua.
Dopo aver riprovato inutilmente il telefono, utilizza i fili degli auricolari per appendere e asciugare alcune fotografie. Controllando poi le sue scorte, si assicura di razionare correttamente acqua e cibo. Tra le varie cose trova anche un trapano e un accendino, che nonostante l'acqua funzionano ancora. All'improvviso il suo telefono riceve una chiamata da un numero sconosciuto. Quando risponde scopre che Nico è ancora vivo, perché il conducente dell'altro camion, anziché portare il suo gruppo al porto, li aveva truffati abbandonandoli fuori città. Nico promette che la salverà e prova a darle coraggio dicendole che deve sopravvivere per il bene della bambina. All'improvviso Mia sente una contrazione e prega la futura nascitura di aspettare ancora un po'. Più tardi, sentendo dei tuoni, si accorge che un enorme temporale si sta avvicinando e avvertendo un'altra forte contrazione, capisce che ormai la bambina sta per arrivare. Nel giro di poco tempo si ritrova nel mezzo di una tempesta e il container, in balia delle onde, imbarca sempre più acqua. Mentre Mia urla dal dolore, il suo telefono squilla nuovamente, ma quando cerca di rispondere, il telefono le scivola dalle mani. Non riuscendo più a trattenere la bambina, poco dopo si toglie il vestito e aggrappandosi a delle cinghie, in qualche modo riesce a partorire nell'acqua. Dopo averle sfilato il cordone ombelicale dal collo, dà dei colpetti sulla schiena alla neonata finché non la sente piangere. Aspettando la fine della tempesta, si rifugia dentro una cassa tenendola in braccio. La mattina dopo, Mia si accorge di avere una perdita di placenta e decide di recuperarla mettendola in un contenitore di plastica. Successivamente cerca di fare un po' di ordine e utilizzando una scatola e delle felpe crea una culla per la figlia. L'acqua di mare purtroppo ha reso il telefono inutilizzabile e a peggiorare le cose la neonata non smette di piangere e non si lascia allattare. Ad un tratto, sentendo il cicolio del container, le viene un'idea e un po' alla volta inizia a forare il metallo con il trapano, in modo da creare un'apertura che le permetta di uscire. Il rumore, tuttavia, fa piangere ancora di più la bambina, ma quando Mia cerca di calmarla, questa volta finalmente riesce ad allattarla. La donna è sempre più provata, ma soprattutto è sempre più affamata, e quando inizia a mangiare qualcosa per placare la fame, non riuscendo a fermarsi, finisce il poco cibo che aveva razionato. Mia torna a forare la parte superiore del container, ma sfortunatamente la batteria del trapano si esaurisce poco prima di riuscire a finire l'apertura. Più tardi prova a rimettere la SIM nel telefono originale, ma ancora una volta lo schermo crepato le impedisce di sbloccarlo e per la frustrazione inizia a lanciare tutte le sue cose. Appena vede il coltellino però capisce che può utilizzarne il seghetto per finire il lavoro. In breve tempo lo sfregamento le provoca delle vesciche e con le mani ormai sanguinanti è costretta a fermarsi nuovamente. Quella notte fa fatica a dormire per via della fame e alla fine la disperazione ha la meglio su di lei. Pur di sopravvivere è costretta a mangiare la propria placenta. La mattina dopo riprende a lavorare all'apertura, ma dopo un breve utilizzo il seghetto si spezza. Mia è allo stremo delle forze e bevuto l'ultimo goccio d'acqua che aveva inizia a leccare delle gocce dal soffitto del container. Qualche istante dopo inizia a sentirsi male e ha delle allucinazioni in cui il marito Nico la assicura che andrà tutto bene. La mattina dopo Mia viene svegliata dalla pioggia che entra attraverso i fori e utilizzando i contenitori cerca di raccogliere quanta più acqua possibile. Afferrata una scatoletta di latta, quando il coperchio si rompe le viene un'altra idea. Infilata una cinghia nei fori fatti in precedenza, utilizza il peso del proprio corpo per provare a piegare la lamiera. Con gli ultimi sforzi riesce finalmente a creare un'apertura e a far entrare la luce del sole. Uscita fuori con la bambina, si guarda intorno nella speranza di avvistare qualcosa, ma purtroppo per lei non c'è terra in vista. Ad un tratto, quando è il momento di cambiare la neonata, getta la felpa sporca in mare. Questo attira l'attenzione di alcuni pesci e Mia si precipita a prendere della corda e un pezzo di metallo da usare come arpione. Tuttavia non riesce ad infilzare nessun pesce. All'improvviso, notando un aereo sopra di loro, si affretta a rompere un pezzo di schermo. Uscendo nuovamente all'esterno, nella fretta si ferisce gravemente una gamba, ma ignorando il dolore usa il pezzo di schermo per riflettere la luce del sole. L'aereo però è troppo lontano per poterla vedere. Successivamente torna all'interno del container e utilizzando dell'alcol per disinfettarsi prova a ricucire la ferita. Prima di svenire osserva le decine di fili di auricolari e le viene in mente un'altra idea. Dopo essersi ripresa assembla una rete da pesca e una volta finita la getta in mare, riuscendo finalmente a prendere qualche pesce che divora subito a crudo. Nei giorni successivi Mia si dedica esclusivamente a sopravvivere, continua a rimuovere l'acqua dal container e continua a pescare con la rete, riponendo i pesci nei contenitori di plastica. Utilizzando dei fogli di carta prepara anche degli SOS che poi getta in mare. Un pomeriggio Mia mostra alla bambina delle foto di famiglia e decide di chiamarla Noah dandole il nome che voleva Nico.
Più tardi quella sera escono dal container e ad un tratto il telefono inizia a squillare. Finalmente riesce di nuovo a parlare con il marito, ma purtroppo l'uomo ha cattive notizie. Tentando di rubare una barca è stato visto da alcuni soldati che gli hanno sparato. Al momento si sta nascondendo, ma perdendo molto sangue la avvisa che non gli resta molto tempo da vivere. Nico la implora ancora una volta di sopravvivere per la figlia e Mia poco dopo avvicina il telefono alla neonata in modo che possa sentire la voce del padre. Pochi istanti dopo la batteria si scarica del tutto e Mia è sempre più disperata e sola in mezzo all'oceano. Il 26esimo giorno l'acqua all'interno del container ha raggiunto il limite tale che costringe lei e la bambina a rimanere fuori. Utilizzando i coperchi delle casse, i contenitori di plastica e un po' di cinghie, la donna prova a costruire una sorta di zattera. All'improvviso un gabbiano atterra sul container attratto dai pesci. La cosa le dà speranza perché intuisce che potrebbero essere vicine alla terra. Più tardi quella sera, mentre prepara una vela per la zattera, sente un rumore provenire dall'interno del container e rendendosi conto che sta per affondare, si tuffa per recuperare le foto. Nel frattempo però le onde allontanano la zattera con sopra Noah e Mia, nel tentativo di recuperare anche la barretta di cioccolato, si impiglia in una cinghia rischiando di annegare. Con un pezzo di metallo riesce a tagliare la cinghia in tempo e nuota velocemente fuori dal container prima che questo affondi definitivamente. Quando torna in superficie, non trovando più Noah, ha il terrore di averla persa. Poco dopo però, sentendola piangere, riesce a ritrovarla. La mattina seguente Mia è allo stremo delle forze e galleggiando in mare aperto fa un ultimo disperato tentativo. Ormai in fin di vita libera tutti i pesci nell'acqua sperando che i gabbiani attirino l'attenzione di qualcuno. Fortunatamente il piano funziona. Lo stormo di uccelli viene notato da un peschereccio di passaggio che inizia subito a dirigersi verso di loro. I pescatori, dopo aver recuperato la piccola Noah sana e salva, si accorgono di una corda che scende dalla zattera nelle profondità del mare. Tirandola, riportano a galla il corpo esanime di Mia. Dopo lunghi e drammatici tentativi di rianimazione, la donna finalmente riapre gli occhi. Mentre i soccorsi vengono allertati, Mia realizza di essere veramente in salvo e lasciandosi andare ad un pianto liberatorio osserva la costa dell'Irlanda farsi sempre più vicina.